Ciao amici gatti e amiche gatte! Avete mai sentito parlare della dieta BARF per i gatti? La BARF è un tipo di dieta composta di carne cruda per i cani o per i gatti. Vi sembra strano? In questo seminario tenuto dal dottor Valerio Guigi, che è esperto in alimentazione e veterinario specialista, vedremo i vantaggi e gli svantaggi delle diete a crudo. Quindi ora gli lascio la parola e ci vediamo alla fine del video. Bene, buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, sono specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto nella mia attività clinica. Mi occupo di tutti i tipi di alimentazione, quindi non escludo alcun tipo di alimentazione perché naturalmente la nutrizione è una scienza unica e devo essere in grado naturalmente di aiutare tanto le persone che utilizzano magari i croccantini quanto le persone che vogliono formulare una dieta casalinga a cotto o a crudo secondo le varie possibilità offerte in generale dal mercato. Oggi siamo qui per parlare di alimentazione a crudo, parleremo solo ed esclusivamente di questo tipo di alimentazione e cercherò di farlo nel modo più obiettivo possibile, basandomi un po' sulle fonti scientifiche nei limiti del possibile, perché ho notato che sia da una parte sia dall'altra, cioè tra le persone a favore dell'alimentazione a crudo e tra le persone contrarie all'alimentazione a crudo c'è molta presa di posizione, diciamo, quindi persone che tendono, se sono dalla parte del crudo, a minimizzare eccessivamente i rischi, dalla parte invece di chi, insomma, per chi sta dalla parte dei croccantini, invece tendono a accentuare notevolmente i rischi e tante volte per una persona che vuol fare una dieta a crudo si rischia di essere poco obiettivi, si rischia di perdere obiettività da questo punto di vista, per cui cercherò di trattarla nel modo più preciso, diciamo, più super partes possibile, soprattutto per dare una panoramica a chi è interessato a questo tipo di dieta oggettiva, basata su fonti scientifiche, diciamo, quelle che anche un pochino in base alla mia esperienza ritengo più importanti, e dividerò quindi questo piccolo intervento in due parti: i vantaggi da un lato e gli svantaggi dell'alimentazione a crudo. Partiamo dai vantaggi, cominciamo positivi, diciamo. Allora, tra i vantaggi dell'alimentazione a crudo, la prima è che un'alimentazione a crudo è di fatto una dieta casalinga. Quando si parla classicamente di dieta casalinga si intende generalmente un'alimentazione a cotto, quindi carne cotta e messa all'interno della ciotola con integratori. In realtà mi piace pensare che un'alimentazione casalinga sia semplicemente un qualunque tipo di alimentazione fatta in casa dal proprietario, cioè dove il proprietario prende degli ingredienti che possono essere la carne, possono essere gli organi vegetali o aggiunte di tipo diverso come i latticini o le uova, e le mette tutte insieme nella ciotola con tempistiche diverse, con modalità diverse che cambiano da animale a animale, le mette nella ciotola dell'animale e lui lo mangia, quindi è il proprietario a comporre l'alimentazione per i propri animali, per i propri gatti, anche per i propri cani se qualcuno è interessato, perché l'argomento insomma è abbastanza simile come situazione, come descrizione generale tra cane e gatto. Allora, il primo vantaggio probabilmente di questa dieta è il fatto che è personalizzabile. Sappiamo esattamente come in medicina umana che l'alimentazione non è uguale per tutti. Io sfido qualcuno ad andare da un nutrizionista umano e trovarsi la stessa dieta data a un'altra persona, ma anche fosse il fratello gemello, quindi per quanto abbia un metabolismo simile, per quanto abbia una condizione generale simile, non avrà la stessa dieta, anche semplicemente perché magari a uno dei due piace, non lo so, il pane col pomodoro, all'altro non piacciono i pomodori, per cui chiaramente avrà una situazione un po' diversa, ci sarà una situazione un po' diversa tra i due. Questo vale esattamente anche per il cane e per il gatto. Le diete a crudo sono in generale personalizzabili e si possono personalizzare in base al singolo gatto o al singolo cane su cui si vanno a fare. Questo è un vantaggio, purtroppo a volte trasformato in uno svantaggio, nel senso che molte persone si limitano, quando fanno un'alimentazione a crudo, a prendere delle tabelle già pronte, di solito da internet o che trovano su qualche libro, e prenderle come se fosse una Bibbia. No, quella è una traccia fondamentalmente fatta sulla base di un animale ideale, di un gatto e di un cane ideale. Poi ogni singolo animale ha le proprie esigenze, per cui proprio perché la cosa bella di questo tipo di alimentazione è che è personalizzabile in base alle esigenze, non andiamo a toglierla questa parte facendo una dieta standard.
Altro vantaggio della dieta è che si può scegliere la qualità degli ingredienti, cosa che per esempio con i croccantini non si può assolutamente fare. Poter scegliere la qualità degli ingredienti ci permette non solo di decidere se voglio mettere del pollo piuttosto che del bovino o del coniglio all'interno della ciotola, ma anche di sceglierne la loro qualità. Per esempio di pollo posso scegliere un broiler, posso scegliere un galletto, un cappone, una gallina, posso scegliere carni che abbiano delle certificazioni, tra cui la certificazione biologica piuttosto che la certificazione senza antibiotici. Sono solo alcune tra le possibilità che abbiamo per scegliere una carne fondamentalmente adatta al nostro animale, e in alcuni casi si è visto che carne magari comprata al supermercato normale, che mangiamo anche noi, non era adatta, in specifico sto parlando chiaramente di situazioni patologiche, quando invece scegliendo una carne già biologica porta a un netto miglioramento, generalmente perché ci sono dietro alcuni tipi di intolleranza, però è una delle possibilità che abbiamo. Si può scegliere la qualità degli ingredienti, e con qualità non intendo costo, non intendo carne cara, perché non c'è bisogno di andare a comprare la bistecca nel filetto. A volte è sufficiente una carne anche un pochino meno costosa, ma che dal punto di vista qualitativo, da altri punti di vista, quindi non della morbidezza, non dei caratteri organolettici che interessano a noi esseri umani, perché i gatti specialmente hanno un gusto abbastanza diverso dal nostro, è un vantaggio perché ci permette di poter vedere ad esempio quale parte del corpo un animale apprezza di più, e questo è sicuramente positivo da questo punto di vista. Questo è particolarmente positivo nelle situazioni patologiche, le ho già in parte menzionate. Quando ci sono delle patologie, l'alimentazione personalizzata, la personalizzazione, che sia cotto che sia crudo, posto che poi ci sono delle situazioni in cui a crudo non si può fare in presenza di alcune patologie, ma quando l'alimentazione a crudo è possibile nelle patologie si hanno dei miglioramenti. Sempre per lo stesso motivo viene personalizzata e viene studiata in base alle patologie, quindi vado a scegliere gli ingredienti giusti. Pensate a un'allergia, ho una grandissima possibilità di scelta per poterla evitare la reazione allergica alimentare o la reazione da intolleranza in generale, quindi la reazione avversa al cibo, con le possibilità di scelta che ho a disposizione, diciamo. Altro vantaggio dell'alimentazione a crudo è la digeribilità. La digeribilità tende ad aumentare. Non abbiamo molti lavori scientifici, però i pochi che abbiamo ci mandano, diciamo, in questa direzione. Quindi da un lato abbiamo una digeribilità più alta della carne cruda rispetto alla carne cotta, non cala di molto, però c'è un pochino più di digeribilità rispetto alla carne stracotta come quella estrusa dei croccantini. Chiaramente la digeribilità tende ad aumentare parecchio. Da cosa se ne accorgono i proprietari di solito? Dal fatto che quando un gatto passa a questo tipo di alimentazione, o anche un cane, fa molte meno feci. Perché fa molte meno feci? Perché gran parte del materiale presente all'interno dei croccantini è non digerito, sia la quota proteica perché ha una digeribilità minore, sia i carboidrati perché vengono digeriti solo in parte che spesso è inferiore rispetto ai carboidrati che sono presenti all'interno dei croccantini, motivo per cui arriviamo ad una situazione nella quale molto del materiale ingerito in realtà va a finire nelle feci. Infatti si nota che un gatto che mangia croccantini generalmente defeca una volta al giorno, mentre un gatto che fa alimentazione a crudo arriva anche una volta ogni 2 o 3 giorni facendo quantitativi abbastanza minimi di feci. Questo vale anche per i cani, naturalmente con le dovute proporzioni. Abbiamo poi un vantaggio che piace a tante persone, che è la similitudine con l'alimentazione naturale. Sicuramente una dieta a crudo rispecchia quanto più possibile quello che un cane o un gatto mangia in natura. Diciamo che l'apparato digerente, la sua anatomia, la sua fisiologia digestiva sono fatte in modo da digerire molto meglio alcune cose, sicuramente da digerire molto meglio la carne che non la farina di Gran Turco, per cui da questo punto di vista lui ha un utilizzo maggiore e migliore dal punto di vista fisiologico. Al proprietario tendenzialmente piace perché si fa un'alimentazione simile a quella che un gatto, specialmente un gatto per una serie di motivi fisiologici, è considerato un carnivoro stretto perché non è in grado di attivare alcune vie enzimatiche che già nel cane invece sono presenti e ancora di più nell'uomo. Specialmente per un gatto piace al proprietario, diciamo, perché c'è questo ritorno alla natura. Anche al gatto tendenzialmente piace, fermo restando la mentalità un po' particolare del gatto che a volte non la mangia perché non la conosce, quindi è diffidente in quel tipo di alimentazione. Però tendenzialmente è un'alimentazione che rispecchia perfettamente quelli che sono i gusti del gatto, in particolare la sua capacità linguale di percepire il glutammato. Quella è una cosa che
in modo particolare piace al gatto. C'è anche poi una questione di consistenza, la carne cruda ha una consistenza maggiore, deve essere masticata, la masticazione sappiamo dal punto di vista comportamentale, di cui non mi occupo, però insomma qualche base c'è, quindi dal punto di vista comportamentale tende un pochino sia a pulire i denti, quindi a dare una mano con la pulizia dentale, sia da un altro punto di vista a far piacere al gatto, piace masticare piuttosto che leccare una pappa, per cui da questo punto di vista insomma è vantaggiosa anche in questo senso. E poi l'ultimo vantaggio maggiore è quello sul microbiota. Cos'è il microbiota? Il microbiota è definito come l'insieme dei batteri, dei microrganismi, diciamo, che sono presenti all'interno dell'intestino del cane o del gatto, ce l'abbiamo anche noi naturalmente, e si sta fornendo in questi anni una importanza sempre maggiore a questo, perché l'intestino è la prima barriera che difende da qualunque tipo di sostanza o qualunque tipo di patogeno che entri all'interno del torrente circolatorio. Per questo motivo, quando abbiamo se abbiamo un miglioramento del microbioma, e alcuni studi scientifici lo hanno riportato, tra cui uno studio scientifico italiano fatto mi sembra dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, ha mostrato come la carne cruda, perché non è sterile, quindi perché ha alcuni batteri all'interno, conferiscono una maggior variabilità al microbioma intestinale. Di questo i proprietari di solito se ne rendono conto quando cambiando carne ogni giorno, cambiando carne ogni 2 o 3 giorni, il gatto fondamentalmente, o il cane anche, fa feci sempre perfette, quando invece si fa con i croccantini il cane e il gatto vanno in diarrea per qualche giorno, per poi riprendersi qualche giorno dopo, proprio perché c'è uno squilibrio nel microbioma intestinale. In diverse patologie sembra che il microbioma intestinale sia importante, tra cui anche patologie che con l'alimentazione sembrano non incastrarci nulla, tipo l'epilessia, e questo sembra positivo dal punto di vista in generale della salute del cane e del gatto. Insomma, i vantaggi in un'alimentazione a crudo ci sono. Le diete a crudo hanno anche degli svantaggi, hanno una serie di svantaggi che vanno conosciuti quando si vuole iniziare questo tipo di alimentazione, perché purtroppo a volte vedo scritte in giro troppe frasi che sono eccessivamente permissive nei confronti di questa dieta. Ho trovato addirittura su libri scritto la salmonella non esiste, ho trovato scritto che lo stomaco del cane è così acido che uccide tutti i batteri, ho trovato scritto che in Italia non esiste più la salmonella, non esiste più l'Augeschi. Quando andiamo a vedere le fonti ufficiali, generalmente del Ministero della Salute o dell'Istituto Superiore di Sanità, per la carne umana, che è quella più controllata, ci rendiamo conto che non è così, perché queste malattie esistono, ci sono e vanno prese in considerazione, vanno conosciute, e conoscendole si riesce a evitarle, perché chi fa la dieta a crudo deve, prima di ogni altra cosa, evitare questi rischi. Non deve dire ok, la salmonella non esiste, quindi vado a prendere il pollo nel cortile di mio nonno dove passano 50 specie di uccelli diversi. Ecco, lì è molto facile prendere una salmonella in quel contesto, perché i gatti come i cani possono prendere la salmonella, anche se la carne del supermercato generalmente non ce l'ha, perché abbiamo un ottimo sistema sanitario nazionale che fa dei controlli e che riesce a rendere bassa la sua prevalenza. Vorrei comunque ricordare, dal punto di vista della salmonella e in generale delle altre malattie infettive batteriche, che in Italia siamo messi bene come controlli. Io stesso che sono un controllore, le infezioni da batteri, insomma la prevalenza batterica non è altissima né nelle carni né nei pesci che andiamo ad acquistare, per cui nel momento in cui si fa attenzione, in realtà il terrorismo dall'altro lato, il terrorismo psicologico che viene fatto spesso, la carne cruda è piena di batteri, è piena di microrganismi patogeni. No, nel senso, siamo messi bene. Ad esempio la salmonella ha avuto un grosso calo negli ultimi 15-10 anni, ora è 3-4 anni siamo grosso modo sempre allo stesso livello, però secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo avuto un grossissimo calo della salmonella, e questo è abbastanza indicativo, perché la salmonella ad oggi in umana, nelle statistiche umane, ad esempio io ho letto le statistiche della regione Emilia-Romagna, è il batterio più patogeno con cui abbiamo a che fare, che causa più casi di malattia a trasmissione alimentare in assoluto, la salmonella. Quindi se è bassa la salmonella ci fa capire anche che non bisogna aver paura, tutta questa paura dei batteri, anche perché spesso ci sono delle diete casalinghe a cotto in cui non viene raggiunta la temperatura minima di cottura,
che vanno considerate alimentazione a crudo a tutti gli effetti. Se non si cuoce abbastanza, l'alimento è crudo e va trattato come un alimento crudo. I rischi della dieta a crudo io li classifico da ispettore diciamo che lavora molto con gli alimenti a crudo per le aziende destinate all'alimentazione umana. I rischi si classificano in fisici, chimici e microbiologici, a cui si va ad aggiungere anche il rischio nutrizionale che non si può sottovalutare. Lascio perdere i rischi chimici, sono abbastanza rari, non interessano di solito e sono difficili da incontrare, per cui quelli li lascio perdere. Parlo solamente dei rischi microbiologici e dei rischi fisici. Tra i rischi microbiologici si possono suddividere a grandi linee in parassitari, batterici e virali. Virali, Laugeschi fondamentalmente è la malattia che ci deve far paura, ancora presente in Italia, per questo consiglio di non fornire né ai gatti né ai cani il maiale crudo. Il Laugeschi è una malattia mortale per cui non esiste al momento terapia. È vero che è rarissima, è rara, però una malattia rarissima ma mortale, io preferisco salvaguardare la salute anche di quell'unico gatto in Italia che nei prossimi 10 anni magari ne potrebbe essere interessato e consigliare di non fornire il maiale crudo. Tutte le altre carni sì, il maiale lo sconsiglio fortemente. Rischi parassitari. I rischi parassitari in realtà sono molto controllabili, spesso c'è un po' di terrorismo psicologico sulla toxoplasmosi piuttosto che sulle trichinelle, piuttosto che su altri parassiti patogeni che però per la maggior parte, per non dire per la quasi totalità, si possono uccidere con il congelamento. Fondamentale è conoscere i tempi di congelamento. Il tempo di congelamento per uccidere Anisakis non è lo stesso tempo di congelamento per uccidere la toxoplasma e nemmeno lo stesso tempo di congelamento che ci vuole uccidere una trichinella o un Diphyllobothrium, per cui bisogna carne per carne rispettare dei tempi di congelamento diversi al fine di essere sicuri di aver ucciso tutti i parassiti, e questi tempi di congelamento naturalmente vanno conosciuti. Per quanto riguarda invece i rischi microbiologici, il congelamento non ci fa nulla, addirittura anche qui ho trovato ma tanto il congelamento uccide tutti i batteri, uccide la salmonella. Non è vero, hanno fatto uno studio scientifico in cui hanno messo queste salmonelle a meno 80 gradi per vedere se poi erano ancora vitali, e erano ancora vitali, l'hanno fatto chiaramente in laboratorio, ma ci dice che il congelamento non sterilizza i batteri patogeni, se ci sono a monte chiaramente, perché se non c'erano non c'è il problema, però se ci sono a monte chiaramente rimangono anche dopo il congelamento, per cui bisogna fare molta attenzione e scegliere una carne di ottima qualità igienico-sanitaria, ad esempio quella comprata al supermercato, quella comprata in macelleria. Ricordatevi che la carne macellata in un macello sottoposto al regolamento 853 del 2004 è una carne controllata, che la comprate al supermercato o in macelleria. La carne del cacciatore piuttosto che la carne del nonno che ha il cortile non è controllata, quindi è chiaro che bisogna scegliere una carne più igienicamente valida, specialmente nei primi momenti in cui si vogliono fare dell'alimentazione a crudo. Naturalmente ci sono situazioni in cui il rischio microbiologico tende ad aumentare perché debilitazione intestinale, una malattia infettiva, un gatto che ha la diarrea, che ha la febbre, che ha qualunque tipo di patologia, si riducono le difese immunitarie, e anche quella singola salmonella che magari è entrata e in un animale sano non fa assolutamente niente e finisce nelle feci, in un animale malato può proliferare, può svilupparsi, e questo naturalmente può portare poi al peggioramento della patologia che già c'era e all'unione di un'altra patologia ulteriore, per cui specialmente quando i gatti o i cani sono in terapia, se non si vuole interrompere una dieta in questo modo, però per qualche giorno va cotta, per giorni che naturalmente cambiano in base alla patologia, quindi si fanno 10 giorni, 2 settimane, un mese di alimentazione a cotto per poi tornare piano piano all'alimentazione a crudo. Questa è una caratteristica importante, uno svantaggio, un rischio che va considerato. Non pensate che i batteri non esistono, perché questo è sbagliato e purtroppo l'ho trovato scritto. Altro rischio è quello fisico. Fisico principalmente è un rischio e sono le ossa. Non ho trovato purtroppo statistiche che parlassero della prevalenza di rischi da ossa nell'alimentazione a crudo, per cui faccio una statistica personale in base a quello che ho avuto modo di vedere. Nella maggior parte delle diete a crudo, specialmente dei cani, non so perché i proprietari dei gatti tendono ad essere più tranquilli, ma quelli dei cani meno, ci sono troppe ossa, eccessivamente ossa. Le ossa vengono date carnose con un po' di carne attaccata, in modo che nel momento in cui vengono ingerite non causino perforazioni, e questa è una cosa positiva. Vengono date crude perché si mantiene il collagene che il calore distruggerebbe, rendendole meno elastiche. Queste sono due cose positive perché evitano fondamentalmente le perforazioni
che sarebbero uno dei rischi più grandi dell'alimentazione a crudo, ma questo i proprietari hanno notato che sanno come si controllano questo tipo di rischio. Quello che invece spesso viene fuori sono i fecalomi, le ostruzioni intestinali, troppe ossa. Ricordatevi sempre che anche se le ossa vengono date piccole e carnose, i minerali nello stomaco è vero, si tolgono dalle ossa, vanno a finire nel liquido gastrico, in parte vengono assorbiti dall'intestino, ma se sono troppe rimangono nelle feci e quando sono tante rischiano di far calcificare le feci. Di solito non succede, quando c'è un rallentamento della peristalsi dovuto a qualunque motivo può succedere e la cacca si blocca nell'intestino. Questo è uno dei rischi più grandi ed è uno dei motivi per cui consiglio sempre di far valutare la dieta a un medico veterinario, perché purtroppo con i consigli che si danno ho visto spesso cacca bianca, cacca quasi come se fosse un sasso che si sgretola, quasi come se fosse un muro, perché indica la presenza di troppi minerali. Quando ci sono troppi minerali all'interno dell'alimentazione a crudo, che provengono generalmente sempre dalle ossa, ci sono questi rischi e a volte purtroppo alcuni cani e alcuni gatti sono finiti in sala operatoria per rimuovere questo fecaloma che non si riusciva a togliere per altre vie, in altri modi, per cui massima attenzione alla questione ossa. Seguo diversi animali che le mangiano, proprietari che le forniscono, però invito sempre a fare molta attenzione, soprattutto la dose la calcolo io, perché spesso vedo che c'è un eccesso di ossa all'interno di questo tipo di alimentazione. I fabbisogni di calcio esistono sia nel cane che nel gatto, ma sono molto più bassi rispetto alla dose di ossa che generalmente viene fornita. Ricordatevi che se volete fare un'alimentazione a crudo ma avete paura delle ossa, comunque avete paura del rischio ossa, esistono anche delle integrazioni perfettamente naturali, come per esempio la polvere d'ossa, la farina d'ossa, che altro non è che osso frullato ridotto a polvere, oppure il guscio d'uovo, che è un ottimo integratore di calcio. Dosandole bene e facendo attenzione solamente nei cuccioli per il rapporto calcio-fosforo, che può essere squilibrato portando poi problemi alle articolazioni, quello bisogna farci caso, però dosando bene queste due integrazioni si può fare una dieta anche a crudo senza utilizzare le ossa, stando fondamentalmente più tranquilli. Se si vogliono usare bisogna conoscere bene le regole per usarle e i quantitativi. E qui mi riallaccio all'ultimo rischio delle alimentazioni a crudo, lo squilibrio nutrizionale. Spesso si vedono alimentazione a crudo fortemente squilibrate. Ricordatevi che anche se si sceglie poi magari di dare un giorno carne, un giorno organi, come fa qualcuno, un giorno niente carne, dare solamente dei latticini, qualcuno lo fa anche in questo modo, nel complesso settimanale, nel complesso mensile, una dieta deve essere bilanciata, perché altrimenti si rischia di andare in carenza di vitamine, si rischia di andare in carenza di minerali. Il bilanciamento è in assoluto il rischio più alto che vedo nell'alimentazione a crudo, alimentazioni a crudo sbilanciate. A me arrivano generalmente sempre cani o gatti molto magri che si vedono le costole, perché generalmente è stata calcolata male la dose di alimenti che bisognava dargli. Ieri parlavo con un collega che è qui presente che fa anche lui alimentazione a crudo e mi ha riportato una casistica completamente opposta, cioè gli arrivano spesso animali grassi, eccessivamente grassi. A me quelli grassi mi arrivano di solito quando mangiano i croccantini, però è una casistica di due professionisti diversa, ma fondamentalmente evidenzia un problema comune: le alimentazioni a crudo vanno bilanciate. Gli organi non sono tutti uguali, un fegato dal punto di vista nutrizionale non conta quanto un polmone. I vegetali vanno bilanciati sullo specifico animale. Se ce n'è bisogno, nei gatti a volte non si mettono nemmeno, lasciando a disposizione dei vegetali che lui mangia in modo autonomo. Le ossa naturalmente vanno bilanciate, la percentuale di carne va bilanciata e il grasso della carne. Spesso vedo alimentazioni a crudo fatte con i ritagli che dal macellaio, eccessivamente grassi, quindi feci mucosissime, e il proprietario che si preoccupa e torna ai croccantini. No, bastava prendere carne un pochino meno grassa. Per cui ci sono tutte queste particolarità, ci sono tutte queste accortezze che i proprietari di solito non riescono a individuare da soli, e non ci riesce nemmeno l'amico dell'amico che ti ha consigliato di fare la dieta a crudo, per cui bisogna, in questi casi c'è bisogno di anche solo un bilanciamento, una singola consulenza, un singolo consulto, una singola visita veterinaria che te la metta un pochino a posto, ti guardi cosa c'è di sbagliato, eventualmente ti cambi un pochino le proporzioni, perché di solito non si vanno nemmeno ad aggiungere altri alimenti, ma se ne cambia semplicemente i quantitativi per bilanciarla dal punto di vista nutrizionale e sei a posto.
Quando invece per tanto tempo una dieta è stata sbilanciata, si vedono le patologie da carenza, fra cui le dermatiti, fra cui le perdite di pelo eccessivi, tra cui il dimagrimento eccessivo o l'ingrassamento eccessivo a seconda delle situazioni. Sono tutti sintomi di patologie da carenza, magari che possono lasciare anche la strada magari a infezioni cutanee o a infezioni intestinali o patologie simili, perché il corpo non si trova nel suo stato ottimale. Invece di fare la dieta basando su delle tracce, magari trovate su un libro su internet, fatevela formulare da un medico veterinario. Il consiglio è sempre quello di farla formulare in base al medico veterinario, in base all'analisi del sangue che ci sono di quell'animale, perché vanno considerate, perché non tutti i gatti, non tutti i cani sono uguali tra di loro, per cui una volta che sarà stata formulata da un veterinario e si verrà seguiti da un veterinario che comunque rimarrà a disposizione e conoscerà già la situazione, la prima dieta, cosa è successo nel frattempo, la storia clinica di quel cane o di quel gatto che diciamo segue quel tipo di alimentazione, perché quello è importante che io conosca la storia clinica del paziente per poterlo aiutare nel miglior modo possibile. Ecco, a quel punto siamo abbastanza sicuri di aver fatto un'alimentazione completa e bilanciata e precisa per quello specifico animale. I rischi anche da questo punto di vista non vanno sottovalutati, perché le diete a crudo i benefici è vero ce l'hanno, ma i rischi ci sono e purtroppo ci sono e bisogna prenderne atto. Grazie ancora al dottor Valerio Guigi, aspetto i vostri commenti qui sotto al video, ditemi se anche voi fate una dieta a crudo per il vostro gatto e se avete domande fatele pure qui sotto nel video oppure anche nel gruppo Facebook di Miccio Gatto, dove risponde direttamente il dottor Valerio Guigi, che tra l'altro se lo cercate su YouTube ha anche un canale tutto suo dedicato all'alimentazione del cane e del gatto. Vi aspetto nei prossimi video, iscrivetevi al canale YouTube di Miccio Gatto, ciao amici gatti e amici gatte!